Ciao amiche di Overglow, sono Luana e vi do il benvenuto in questo spazio dedicato alla bellezza e al trucco di noi donne over 40. Siete pronte a splendere? Allora, mano alle trousse e cominciamo! Oggi argomento pennelli. Vediamo insieme quali sono i pennelli fondamentali da avere per fare un bel trucco over 40. Spesso amiche mi dite no, ma io i pennelli non li so usare, non li so distinguere, faccio tutto con le mani, è più pratico, più veloce. Ecco, capisco che i pennelli possano un po' spaventare chi è alle prime armi, però soprattutto dopo i 40 l'uso del pennello può agevolare tantissimo la buona riuscita del trucco e vi spiego perché. Innanzitutto ci aiutano a prelevare la giusta quantità di prodotto, cosa molto difficile da fare se lo versiamo direttamente sulle dita, sul palmo delle mani oppure anche peggio direttamente sul viso. E dall'altra parte ci aiutano a stenderlo veramente bene in uno strato sottile, il che è fondamentale per la nostra pelle. Man mano che andiamo avanti con l'età dobbiamo cercare di utilizzare sempre meno prodotto, meno è più, e quindi i pennelli in questo svolgono un ruolo fondamentale. Capisco che ce ne siano veramente di tantissimi tipi e questo possa un po' spaventare, ma adesso vedremo quelli proprio base, fondamentali, che vi aiuteranno e non vi creeranno confusione. Partiamo allora con i pennelli da fondotinta. Sono fondamentalmente questi, cioè dei pennelli tronchi, cioè tagliati di piatto, con le fibre piuttosto corte e molto dense, come vedete, cioè delle fibre che anche al passaggio non si aprono. Questo perché? Perché devono essere in grado di prelevare il prodotto liquido in crema e di farlo aderire per bene al volto. Io personalmente tra questi due, vedete questo è tagliato diciamo obliquamente e questo invece è quasi totalmente piatto, è leggermente bombato al centro ma poco, io per la stesura del fondo preferisco decisamente questo, è un ottimo pennello, questo in particolare di cui vi ho parlato diffusamente anche sul blog, andatevelo a rivedere perché è anche economico e performa da Dio. Questo angolato lo utilizzo invece più volentieri per il blush e il bronzer in crema. Vediamo come funziona. Noi mettiamo il nostro fondotinta sul dorso della mano e poi andiamo con questo tipo di pennello a picchiettare per prelevare il prodotto e lo andiamo a pressare sul volto per ottenere maggiore copertura. Vedete come le setole non si aprono in maniera eccessiva, questo perché altrimenti avremmo un prodotto disomogeneo sul nostro viso. Invece rimanendo belle compatte, la copertura, pur essendo modulabile, è sicuramente una copertura omogenea. Stesso discorso per il pennellino che noi utilizziamo da correttore. Come vedete in questo pennello c'è quest'altro lato dove c'è una misura fondamentalmente più piccola di questo pennello qua, perché il principio non cambia, cioè dobbiamo sempre prendere il prodotto e picchiettarlo, quindi avere una buona copertura, quindi la fibra non si deve aprire. Se andiamo proprio a guardare, vediamo che in proporzione questo è più piccolo, ma le fibre sono leggermente più lunghe. Questo perché? Beh, perché comunque la zona del contorno occhi è una zona che merita una diffusione del prodotto maggiore e quindi sono un pochino più lunghe proprio per dare questo effetto sì di copertura ma anche un po' più soft. Allora devo dirvi che chiaramente di pennelli da fondo ce ne sono di diverse tipologie, anche molto diverse da questi. Ci sono per esempio i pennelli piatti e lo stesso vale per i pennelli da correttore. Io non li amo né per il fondo né per il correttore perché comunque sono pennelli che prevedono delle strisciate, un utilizzo di piatto della setola che secondo me non dà lo stesso effetto diciamo di diffusione, non dà lo stesso effetto aerografato che a me piace, però
c'è anche quella tipologia, ma io sto parlando a chi tra voi ha una pelle over 40, non è abituata all'utilizzo dei pennelli e quindi vuole una soluzione più semplice da utilizzare. Questo è il pennello, a mio avviso, ideale. Passiamo invece adesso ai pennelli da polvere. Sappiamo che dopo il fondotinta, dopo il correttore, se diciamo abbiamo poi intenzione di mettere il blush, il bronzer in polvere, dobbiamo prima settare con la cipria, altrimenti i prodotti si attaccherebbero facendo macchia sul fondotinta. Io personalmente per la cipria utilizzo un pennellino piccolo come questo, vedete, molto morbido, che al passaggio si apre. Questo perché mi permette una distribuzione leggera della cipria e quindi vado poi a metterla nelle parti del viso solo dove serve e mi aiuta anche a settare la cipria nel contorno occhi. Quindi, diciamo, a mio avviso è un prodotto molto molto utile. Inoltre questo pennellino, essendo piccolo, potete anche poi utilizzarlo per passare, non so, un pochino di illuminante solo nelle zone dove volete, senza avere un effetto troppo diffuso. Ho poi una versione un po' più grande, ve le metto vicino così vedete la differenza. Questa è anche un pochino più appuntita per poter andare di precisione in alcuni punti che mi interessano. Io lo utilizzo ad esempio per il blush in polvere, quindi con questa riesco ad andare a sfumare il prodotto nelle zone dove voglio. Addirittura a volte, se voglio un effetto diffuso sulla palpebra, perché voglio dare lo stesso colore che ho utilizzato sulle guance per tonalizzare leggermente anche la palpebra, utilizzo proprio questo pennello. Quindi secondo me un altro pennello davvero utile da avere. Adesso vediamo quelli che sono i pennelli per il trucco occhi. Ce ne sono veramente una quantità infinita di modelli e anche di taglie, ma come prima ricordo che noi stiamo parlando ad una persona che ha superato gli anta, non è abituata ad utilizzare i pennelli, comunque alcuni tipi di trucco molto grafico di solito non stanno più bene alle donne over 40, quindi cerchiamo delle soluzioni semplici che ci aiutano ad avere un bel effetto sfumato, un effetto che ci valorizza. Per rimanere proprio sul super semplice, io ho selezionato 3 pennelli da occhi, che sono questi qua, come vedete, e sono un pennellino piatto e corto che serve per applicare gli ombretti principalmente sulla palpebra mobile, non per sfumarli, ma proprio per pressarli, per applicarli in modo che rimangano attaccati alla palpebra. Infatti questo si usa in questo modo di piatto, prendiamo l'ombretto, ovviamente scarichiamo l'eccesso, ma ci aiuta proprio a sistemare l'ombretto e farlo stare nel punto che interessa a noi. Questo invece è uno sfumino, questo è una dimensione media, ovviamente ce ne sono di più piccoli e di più grandi, però se voi volete averne soltanto uno che vi fa un po' per tutto, chiaramente prendete una misura media che si adatti al vostro occhio e questo ci aiuta a fare la sfumatura, quindi quando mettiamo l'ombretto che sia in polvere o anche ad esempio un matitone e vogliamo poi sfumarlo, questo ci dà l'effetto diffusione. Ho poi inserito questa terza tipologia che è un pennellino a penna che permette di fare i particolari, quindi ad esempio se voglio sfumare una riga che ho qua vicino alla rima ciliare, oppure mi permette proprio di andare a definire dei piccoli particolari dove voglio. Secondo me per cominciare questi 3 pennelli occhi possono bastare, però vi devo citare per forza anche il pennellino piccolo angolato. Questo si usa per esempio per fare l'eyeliner, per fare delle righe di precisione sull'occhio, per fare anche un po' di stampino, nel senso che a volte si prende l'ombretto
e si mette il colore per creare una specie di guida, una specie di linea che ci aiuta ad organizzare il trucco, però a mio avviso è già un piccolo step sopra. Quindi se proprio volete partire dalle basi e comprare dei pennelli che siete certi poi che utilizzerete, stiamo su questi 3. Io avrei finito per cominciare, proprio per togliersi la paura dei pennelli, però vi voglio consigliare un bonus. Anche questo ve lo faccio vedere. È un pennellino piatto piccolino piccolino, che per me è un jolly che serve in tantissime occasioni. Vi faccio qualche esempio. Vogliamo minimizzare un pochino le rughette nasolabiali andando a mettere in quel punto un pochino di fondotinta chiaro, un po' luminoso, lo possiamo applicare di precisione proprio con questo pennellino, andando solo dove serve. Stesso discorso se abbiamo bisogno di illuminare un pochino il solco delle occhiaie. È ottimo anche per fare un po' di correzione, quindi se abbiamo bisogno di andare a nascondere una macchietta e quindi di pressare solo in quel punto il correttore. Io stamane l'ho usato per coprire un brufoletto che adesso non vedo in video, ma comunque mi ha aiutato a fare una correzione di precisione. Quindi è davvero molto utile. Alle volte può essere utilizzato anche per stendere un rossetto, magari vi è rimasto poco rossetto da utilizzare, non riuscite più a prenderlo, col pennellino lo prendete e riuscite a darvelo. Quindi è il nostro piccolo jolly, il nostro piccolo bonus. Che dire amiche, non abbiate paura di provare i pennelli, di sperimentarvi. Vi lascio dei link a cui potrete trovare dei pennelli accessibili ad un prezzo giusto per principianti, per poter iniziare a sperimentare, e mi auguro che questo video vi sia stato utile. Se è così, ricordatevi di lasciarmi un like, se non l'avete ancora fatto di iscrivervi, di condividere questo video con le vostre amiche e soprattutto, come sempre, ricordatevi di splendere. A presto!